Dopo aver vissuto poco più di un anno a Sus, ecco le cose che ho acquisito su questa città e voglio condividerle con voi affinché possiate decidere se è la città giusta per un eventuale trasferimento o se è meglio optare per un luogo più tranquillo come Monastir, ad esempio, dove vivo adesso. Come riportato da Wikipedia, Sus è una città della Tunisia di 270.000 abitanti, capoluogo del governatorato omonimo e terza del paese per popolazione, nonché uno dei suoi poli turistici più importanti. Nel 1988 la sua medina è stata inserita tra i patrimoni dell'umanità dall'UNESCO. La differenza con la quale la sentite chiamare è data dal fatto che in francese è Sus, mentre in arabo Susa. Scegliete voi come chiamarla, ma sappiate che alcuni tunisini, se dite Sus, oltre a storcere il naso, possono far finta di non capire rispondendovi «volevi dire Susa?» Quindi decidete voi. In senso generale valutiamo i pro e i contro, ma è bene che sia chiara una cosa. Io a Susa ci ho vissuto per più di un anno e vi parlerò di vari aspetti secondo il mio punto di vista, anche se cercherò di essere, come mia abitudine, il più obiettivo possibile, integrando alcune informazioni anche sulla base dei messaggi WhatsApp e email che ricevo numerosi da chi come me ha fatto questo importante passo di trasferirsi. Prima di continuare il video volevo dirvi una cosa importante per me. L'80% delle persone che guardano i miei video, quindi potenzialmente anche tu che lo stai guardando in questo momento, lo fanno senza registrarsi al canale e mettere un like. Si tratta di 5 secondi in tutto, una vera briciola del vostro tempo, per farmi un regalo che mi ripaga del tempo che dedico alla realizzazione di questi contenuti. Questo ovviamente sempre che li riteniate interessanti. Grazie. Analizziamo un quesito che mi fanno in tanti. Perché a Sus ci sono poche agenzie che si occupano di trasferimenti e quelle poche, a dire di tanti, non sono affidabili? Sul fatto che non sono affidabili ci sono pareri discordanti, perché purtroppo le persone fanno del singolo caso un'esperienza generalizzata per tutti. Io mi sono trovato bene, io mi sono trovato male, quindi capite perché, ascoltando le opinioni del singolo, è possibile trarre conclusioni sbagliate. Chi mi conosce sa che ricevo mediamente 4-5 richieste di contatto su WhatsApp al giorno. Chiedono informazioni o vogliono semplicemente raccontarmi le loro vicissitudini. Quindi se dico che a Sus non ci sono agenzie che mi sento di consigliarvi, non lo dico solo sulla base delle mie esperienze, ma su una serie di segnalazioni che in anonimato posso mostrare a chi me lo chiede, tutte in riferimento ad alcuni personaggi specifici. Hammamet è senz'altro il punto di riferimento di quasi tutti gli italiani che vogliono trasferirsi qui. Capita poi che con il tempo ricerchino qualcosa di diverso e in tanti si stanno spostando a Sus. Parliamo quindi di persone che hanno già fatto la loro documentazione ad Hammamet e quindi spostandosi non necessitano di alcuna agenzia. Questo probabilmente è un altro motivo per cui ci sia poca scelta. Chi viene a Sus i documenti li ha già fatti. Poca richiesta, poca offerta. Stessa cosa per Monastir o Madia. Parleremo di come risolvere il problema della mancanza di agenzie prima della fine del video, ma vediamo gli aspetti positivi per me. Sus è una città, quindi parlando di negozi trovate di tutto, ma veramente di tutto. Ristoranti, bar, caffetterie, fast food, ce ne sono tantissimi, piccole fabbriche, artigiani di ogni tipo, meccanici, carrozzerie. I prezzi delle case sono decisamente competitivi a confronto di quelli di Hammamet, per esempio, e non è difficile trovare una casa con meno di 1000 dinari, 300 euro, in discrete condizioni, mentre con prezzi superiori ai 1000 dinari e fino a 1500 dinari, 450 euro circa, trovate bei appartamenti in residence con sicurezza, garage e ascensore. Sus è anche il posto dove trovare le ville più belle, in zone ben controllate, ma i prezzi ovviamente salgono fino a superare anche i 5.000 dinari, 1.500 euro, ma parliamo di case con piscina, servizi di videosorveglianza, giardino e rifiniture di pregio. Una villa, diciamo così, più modesta la trovate già intorno ai 2.000 dinari, 600 euro circa. Ho notato anche un aspetto sociale da non sottovalutare. Parlo ovviamente delle zone più turistiche e non troppo lontane. Le persone tendono a farsi gli affari propri e c'è molta tolleranza con gli stranieri anche quando il loro comportamento non è proprio consono e rispettoso.
Si bada poco al vicino di casa e anche per strada non si dà molta importanza all'abbigliamento, oppure se si è accompagnati da una donna o una ragazza chiaramente tunisina. Sousse, anche se si distingue molto dal concetto di cittadina così come la possiamo considerare noi, lo è sicuramente in un contesto come la Tunisia. La polizia è organizzata in un'ottima sezione di polizia turistica che all'occorrenza vi aiuterà con personale che in alcuni casi parla italiano e a risolvere piccoli o grandi problemi. Questo è un aspetto importante perché oltre ad averlo constatato personalmente, me lo hanno raccontato in tanti. A Sousse c'è più attenzione verso lo straniero e si tende a proteggerlo di più. Sempre a Sousse, per chi ama lunghe passeggiate nei centri commerciali, specialmente quando il tempo non è dei migliori o fa caldissimo, c'è il Mall of Sousse, che è il centro commerciale più grande della Tunisia. Non è difficile girare diverse ore tra negozi di vario genere, caffetterie e ristoranti. Giusto per dirlo, in questo centro commerciale non troverete alcol da nessuna parte, solo in vendita da portar via. Se pensavate quindi ad un bel panino da Burger King con una spumeggiante bionda, lo potete dimenticare purtroppo. Ma magari non vi sarà difficile trovare una bionda con cui mangiarlo insieme. Girando tra mercati di pesce, frutta e verdura avrete modo di constatare che anche i prezzi sono molto più bassi di Amamè. La scelta è vasta ed anche la pulizia è decisamente migliore. Fare amicizia è più facile anche se pensiamo di avvicinare una donna, grazie anche alle numerosissime caffetterie che ci sono. Sarà del tutto normale farlo, ovviamente con la dovuta educazione, e non vi sentirete gli occhi addosso dei soliti malpensanti, cosa che accade regolarmente ad Hammamet o Monastir. E gli aspetti negativi? Oltre a quelli che sono comuni in Tunisia, come l'igiene, che lascia parecchio a desiderare, il più sentito è il traffico. Con l'auto non è difficile impiegare diversi minuti per fare pochi chilometri. Lo scooter è la soluzione ottimale, ma prestate molta attenzione perché credo sia un problema generale causato da come guidano in Tunisia. Andare in moto significa rischiare incidenti ogni momento, è necessario avere occhi avanti e dietro, mantenere sempre una velocità tale che ci permetta di fermarci immediatamente se serve. Credetemi, non esagero affatto. Altra nota dolente sono le spiagge. Qui vorrei capire dove scattano le foto che si trovano in rete e indicano le spiagge di Sousse come quelle caraibiche. Se si vuole un po' di tranquillità, una sdraio e un ombrellone, bisogna entrare nelle spiagge private degli alberghi, anche perché le spiagge libere lasciano parecchio a desiderare e non offrono nulla. A favore c'è da dire che Ergela è vicina e lì le spiagge di sabbia bianca e mare cristallino la fanno da padrone. Sousse, come in tutte le altre città, soffre il problema della siccità. Come inizia il caldo, c'è l'interruzione dell'acqua corrente già dalle 19, in alcuni casi prima o dopo, fino al mattino. Diciamo che questo problema è comune in tutte le località della Tunisia. Perché troviamo tante informazioni discordanti su questo tema? Perché se si abita al pian terreno, il più delle volte c'è un filo d'acqua che è sufficiente per svolgere le faccende domestiche e le persone tenderanno a dire «a me l'acqua non manca mai». Ma già dal primo piano in su la pressione è bassa e non arriva. Un altro fattore da aggiungere che forse non tutti sanno: quando si vive molto vicini a grandi alberghi è facile non avere mai l'interruzione dell'acqua. Non chiedetemi poi perché è più comune a Sousse. Quest'anno ha piovuto abbastanza e i bacini idrici, si era detto, essere pieni a sufficienza per garantire una fornitura costante, ma non è così di fatto. Io ad esempio vivo a Monastir al terzo piano e già da quasi un mese, prima metà di maggio del 2024 circa, a casa mia manca l'acqua dalle 19:20 fino alle 6:30. Personalmente ho risolto con una cisterna d'acqua molto capiente e un'autoclave, quindi per me il problema non sussiste. Ma in tanti non la possono installare per ragioni di spazio o perché il proprietario non vuole, ma è indubbio che non avere acqua corrente in estate già dalle 19 è un problema. Basta pensare al ritorno dalla spiaggia, una cena in casa con amici, non è proprio il massimo e può stressare parecchio, specialmente chi già soffre di alcune mancanze. Il mio consiglio quindi, a prescindere da dove affittate casa, è chiedere se l'acqua manca e se hanno una cisterna o se nel caso si può montare. In caso negativo, prendetevi il tempo per cercare casa con cisterna e autoclave.
o che almeno sia possibile metterla, perché vivere senza acqua corrente è davvero fastidiosissimo. SUS quindi può essere una buona scelta? Ma certo, più possibilità di svago anche serale, negozi di ogni genere, polizia più presente e attenta agli stranieri, mentalità sicuramente più aperta, penso anche più di Hammamet, affitti giusti e prezzi contenuti, un gran numero di mercati di ogni genere. Sì, SUS può essere una buona scelta, ma dipende sempre da come siete abituati voi. Se provenite da una grande città e siete abituati a varie comodità, oppure da un piccolo paesino dove la serenità è la cosa che preferite e siete abituati ad una vita più semplice e modesta. Comunità italiana? Di italiani ce ne sono tanti, ma tutti sparsi e raggruppati in piccole comitive di amici. Ma quello che vi dico è che più di qualsiasi altro posto della Tunisia, la maggior parte degli italiani con i quali ho parlato dicono «preferisco i tunisini piuttosto che gli italiani». Frase che avrete sentito dire decine di volte. Ci sarà una ragione? Voi che ne dite? Parliamone nei commenti. Altra cosa da aggiungere è che troverete tantissimi italiani che si offriranno ad aiutarvi per la vostra documentazione, amici di amici, forti della loro esperienza e per convincervi racconteranno storie di collaborazione con le autorità, di conoscenze, ma permettetemi di consigliarvi una cosa. Rivolgetevi a società legali e non agevolate chi lavora a nero, non fosse niente anche per un discorso di principio. Critichiamo gli immigrati in Italia che lavorano a nero e fanno un po' come gli pare, e poi lo facciamo anche noi nel loro paese? Che ne dite? Resta comunque il mio consiglio circa quegli italiani molto anziani, soli o in coppia, che sono timorosi di restare isolati. Hammamet è la scelta da fare perché c'è una comunità di italiani più unita e si aiuta scambievolmente. Qualcosa su SUS l'abbiamo detta, e per le agenzie? Il mio consiglio è di farvi seguire da un'agenzia di Hammamet, ma è vostra la scelta di chi fidarvi. Magari siete fortunati e rientrate in quel numero di persone che non hanno avuto complicazioni. Velocità nel disbrigo delle pratiche, maggiore serietà ed esperienza, tutti fattori che non sono trascurabili e che valgono la permanenza in Hammamet per un paio di mesi e poi decidere dove fissare la dimora. Ma come si vive a Monastir? Dopo quasi 4 mesi posso raccontarvi qualcosa, ma lo farò nel prossimo video. عمال بحكيله